Ora si vola sull'asfalto. Due eccellenze della nostra storia si incontrano. Uno con il muso puntato verso il cielo per cacciare le stelle, Starfighter, e l'altra con il suo muso basso e aggressivo che morde la strada, pronta a vendere cara la pelle. Era consuetudine, nel trentennio che va dagli anni 60 agli anni 90, affiancare una versione sportiva coupé alla berlina a listino. La Fiat 128, per esempio, propone in quegli anni la riuscita ed apprezzata versione Sport Coupé. L'Alfa Romeo non fa eccezione e presenta nel 1976 la versione slanciata del suo più grande successo commerciale, l'Alfa Sud. Il suo design, come la berlina, sarà opera di Giorgetto Giugiaro. La somiglianza è evidente con altre due coupé disegnate sempre da Giorgetto in quel periodo, la Volkswagen Scirocco e l'Alfetta GT. Esordì con il motore 1.3 da 76 cavalli per entrare in competizione con la Fiat 128 1.3 da 73 cavalli. L'evoluzione a cui andrà incontro questa vettura andrà di pari passo con le versioni T della versione berlina. Infatti condividono entrambe la stessa meccanica. Importantissimi saranno anche i restyling che questa macchina subirà nel corso degli anni. Nel 1978 la motorizzazione passa da 1.300 a 1.500. Inoltre tutte le cromature vengono sostituite con parti in plastica annerite. Siamo nel 1979, arrivano i doppi carburatori, quindi più potenza, ed inoltre, per gli amanti della nomenclatura, la dicitura veloce. Nel 1983 l'Alfa Sud viene tolta da listino per dare spazio alla nuova Alfa 33. Da questo punto in poi viene tolta la scritta Alfa Sud e rimarrà solamente Sprint. Ma soprattutto nel 1983 sarà l'anno di lei. Al Salone di Ginevra verrà presentata la versione più rabbiosa e sportiva di tutte, l'Alfa Romeo Sprint quadrifoglio verde. Questa sportiva sprigionava 105 cavalli con il suo motore Boxer 1500 4 cilindri. Il pacchetto era completato da un assetto dedicato, una gommatura maggiorata, i cerchi Speedline e le rifiniture verdi sia all'interno che all'esterno.
Questo motore nel 1987 verrà sostituito dal 1007 e la potenza salirà a 118 cavalli. Dall'anno successivo, a richiesta, sarà anche disponibile l'iniezione elettronica. Nel 1989 si interrompe la produzione di questa vettura. Una vettura costruita in 121.000 esemplari, una vettura leggera, scattante e bilanciata. Una vettura capace di dare filo da torcere a vetture con cilindrate anche maggiori. Allora Christian, perché fra tutte le Alfa Romeo hai scelto la Sprint? Perché dopo 14 anni su una splendida 156 mi era venuta voglia di provare nuovamente un Alfa Romeo a carburatori, e siccome ricordavo piuttosto bene le impressioni di una 33 1300 che avevo provato spesso di un amico, mi sono ributtato nuovamente su un Alfa Romeo motorizzata boxer, e la Sprint è stata abbastanza naturale perché secondo me è la più bella interpretazione Alfa Romeo con i motori boxer. Quali sono secondo te i pregi e difetti di questa macchina? Secondo me il pregio più grande è quello poi riconosciuto da tutti, ed è decisamente il motore, che è estremamente grintoso, appagante, ha un sound stupendo come stiamo anche sentendo, e fin dal primo uso risulta molto appunto appagante. I difetti probabilmente sono quelli insomma sempre un po' riconosciuti da tutti: gli abbinamenti, gli allineamenti degli interni, qualche scricchiolio, i rumori. Però alla guida risulta veramente tanto divertente e appagante fin da subito. Quindi tu da quando l'hai presa che genere di lavori hai effettuato, tra manutenzione o anche straordinaria se c'è stato bisogno? Ma personalmente l'ho ritenuta un buon conservato quando l'ho acquistata, e per il resto quindi mi sono concentrato man mano sui lavori e le manutenzioni a livello funzionale. È stato revisionato il cambio tra i lavori più importanti, le boccole che erano effettivamente sbriciolate sono state sostituite tutte, ma non con il normale componente originale, bensì mi sono preso la libertà di installare un kit completo Powerflex serie Viola che ha reso la macchina effettivamente più precisa e stabile. Gli ammortizzatori posteriori sono stati sostituiti, quelli anteriori sono stati rigenerati da una nota azienda che fa ottimi lavori. Sono stati sostituiti i dischi che frenavano in realtà molto bene, anche se erano ormai sotto specifica. Ho avuto la fortuna di trovare un ricambio OEM omologato per questa macchina della Brembo, quindi attualmente ho 4 dischi Brembo con pastiglie Ferodo, tra l'altro un'abbinata storica molto usata e in voga all'epoca. Sono stati revisionati i carburatori, quindi insomma a livello funzionale principale i lavori principali, il resto normale manutenzione. L'ultimo intervento credo che si senta anche adesso. Lo scarico, che era messo appunto un po' malconcio, è stato sostituito. Questo è stato un bel colpo di fortuna, con un impianto completo, quindi collettori centrali e finale della IMASAF in acciaio. Perfetto. E fa decisamente bene il suo lavoro. Poi a livello di sound dà veramente tanto. A livello di sound è fantastico, sia all'interno che all'esterno sicuro. Sì, credo che all'esterno soprattutto, non so, magari apprezzano, qualche estimatore apprezza. Apprezza. Io molto. Anche noi. Senti, ma a proposito, ribaltiamo un attimo un po' la situazione, curiosità per curiosità, tu come ti ci stai trovando alla guida di questa macchina? Perché io so perché l'ho comprata e onestamente ce l'ho da 8 anni e so che la ricomprerei. Tu come ti trovi e cosa ne pensi a tal proposito? Ne voglio una anch'io. Ne voglio una anch'io. Perché adesso mi sono accorto che voglio assolutamente la Sprint. Devo dire che il feeling iniziale è già stato veramente elevatissimo. Feeling da subito, macchina reattiva, equilibrata. Ti vedo molto soddisfatto. Sì. E non me l'aspettavo sinceramente di trovare un feeling così inaspettato con questa vettura, quindi mi piace proprio guidarla, mi dà gusto. La macchina si fa guidare davvero bene, è equilibrata, che se adesso ci diamo un po' di più per provare, proprio perché cerco di portarla al limite per vedere la reazione.
ma non ha reazioni, e quello è il fatto, che praticamente rimane piantata per terra. È una macchina, anche se la vuoi forzare, lei dice va bene, forzami, ma io rimango per terra, attaccato all'asfalto. Ed è fantastica, è divertente, perché poi, vabbè, ovviamente, qualora si possa fare in circuito, ovviamente non su strada, si può andare forte, si può andare davvero forte. Ti vedo infatti particolarmente soddisfatto. Sì, Ti stai divertendo. L'impressione è proprio quella. Tantissimo, tantissimo. Siamo giunti alla fine di questo servizio. Allora, considerazioni. Io l'Alfa Romeo che vorrei comprare. Christian? Io confermo che ce l'ho e la ricomprerei volentieri, molto volentieri. E io probabilmente la metto in conto. Al prossimo video.